dire che le fonti di ispirazione per i nuovi video arrivano nelle maniere più inaspettate. Che cosa è successo questa volta? Che stavo partecipando via Zoom ad un piccolo collegio peritale e stavo mostrando su Google Chrome una notevole quantità di dati suddivisi su diverse pagine. Ad un certo punto uno dei partecipanti a questa riunione mi ha interrotto chiedendomi scusa e chiedendomi che estensione di Chrome utilizzassi per mostrare i dati in maniera così ben organizzata. E allora gli ho risposto che non stavo usando assolutamente nessuna estensione, ma che questa è semplicemente una nuova funzione di Google Chrome. E allora improvvisamente mi si è accesa la lampadina sulla testa e ho pensato che dovevo assolutamente presentare alla community questa funzione, e in particolar modo a te. E allora, se ti senti pronto, iniziamo. Subito dopo aver registrato l'introduzione di questo video che hai appena ascoltato, sono stato colto da un dubbio, perché mi sono reso conto che è già un bel po' di tempo che tutto sommato utilizzo questa funzionalità di Google Chrome. Insomma, facendo una breve ricerca mi sono accorto che è stata pubblicata in via sperimentale già la bellezza di 3 anni fa. Ma ho letto anche che è meno del 2% degli utenti di Chrome quello che ne è a conoscenza, perché Google non si è mai premurato di diffondere adeguatamente la notizia. E allora nel caso in cui tu faccia parte del restante 98%, andiamo subito a porre rimedio e a vedere che cos'è e come funziona. Continuiamo. Un'ulteriore piccola precisazione è che questa funzionalità non è presente solo su Google Chrome, ma anche su Edge e su tutti quanti gli altri Chromium, mentre è purtroppo assente al momento su Firefox. Andiamo a vedere come funziona aprendo proprio Google Chrome. Dato che il Natale si avvicina, probabilmente vorremmo farci un regalo e chissà, magari vorremmo regalarci un nuovo computer. Allora cosa facciamo? Andiamo ad aprire un sacco di schede relative ai vari PC che ci possono interessare in modo da poterne confrontare le caratteristiche, i prezzi e quant'altro. Allo stesso modo però vorremmo acquistare anche un nuovo monitor magari e quindi faremo la stessa cosa aprendo diverse schede relative ad altrettanti monitor in modo da poter trovare quello più adatto a noi. Sarà tuttavia molto difficile districarsi attraverso questa giungla di schede ed è proprio qui che questa funzione di Google Chrome ci viene in soccorso. Quello che infatti possiamo fare grazie a lei è tenere premuto il tasto CTRL sulla nostra tastiera ed andare a evidenziare una alla volta tutte quante le schede che riguardano i nostri PC. Una volta selezionate le varie schede, potremo premere con il tasto destro su una qualunque di esse e scegliere la voce Aggiungi schede a nuovo gruppo. Potremo scegliere un colore per questo nuovo gruppo, ad esempio per i PC io sceglierò il colore rosso e attribuire qui nella riga in alto un nome al gruppo. Una volta fatto ci basterà premere Invio e vedremo che tutte quante le schede relative ai PC saranno evidenziate in colore rosso, ovvero il colore che abbiamo scelto. Ma non basta. Cliccando sull'etichetta PC che Chrome ha generato, potremo collassare il gruppo di schede e vedere per esempio solamente i monitor. Allo stesso modo potremo, tenendo premuto, lo ricordo, il tasto CTRL sulla tastiera, andare a selezionare tutte quante le schede che riguardano i monitor. Anche qui, cliccando con il pulsante destro, potremo scegliere la voce Aggiungi schede a gruppo, creare un nuovo gruppo, evidenziato con il colore verde questa volta per distinguerlo, e che ha il nome Monitor. Ancora una volta premiamo il tasto Invio sulla nostra tastiera e avremo la possibilità di visualizzare alternatamente tutti quanti i PC e tutti quanti i monitor. Cliccando infine con il pulsante destro su uno dei gruppi appena creati, avremo la possibilità di separare tutte quante le schede al suo interno, chiudere tutte quante le schede nel gruppo, oppure spostare il gruppo in una nuova finestra in modo da poterlo gestire separatamente.
Come accennato, questa funzione è disponibile su tutti quanti i Chromium, ivi ricompreso Edge e Thorium, su cui li ho testati e funziona in maniera praticamente identica. Un'ultima precisazione. Come sempre, quando parliamo di schede, alla chiusura del browser tutte queste schede vengono distrutte e con esse anche i gruppi a cui appartenevano. Quindi riaprendo Chrome la finestra ripartirà vuota. Ma non bisogna dimenticare che qualora ci fosse la necessità di riaprirle, come abbiamo visto in un video precedente, ci basta premere la combinazione di tasti CTRL, SHIFT e T per vedere riaprirsi le schede chiuse nel corso dell'ultima sessione. Ecco fatto. Sarei davvero curioso di sapere se anche tu appartieni a questo presunto famigerato gruppo del 98% degli utenti che ignorava questa funzionalità di Chrome. E quindi, se ne hai voglia, ti pregherei di farmelo sapere nei commenti. E siamo giunti anche al termine di questo video, ma siccome le buone abitudini vanno sempre mantenute, ci tengo tantissimo a ringraziarti per avermi fatto compagnia durante questi minuti, salutarti e come di consueto darti appuntamento alla prossima!